Che ti dice sta carne? Quanto so buona. Trucioletti amorosi. Qua vedi il mondo. D'inverno ci dobbiamo sbizzarrire, ci dobbiamo fare lunghe cotture. Oggi parliamo del brasato. Lo sapete fare un brasato fatto bene? Mo' lo insegno io. Vedete il video fino alla fine. Questo brasato, che pezzo di carne utilizziamo? Un pezzo di carne ricco di collagene. Quello è poco ma sicuro, quindi un bel muscolotto. Guarda qua dentro come è fatto, guarda questo muscolo. Questo qua si chiama campanello a Roma, però il cappello del prete è anche adattissimo, ok? Quando ci attestiamo sui 90 gradi questo collagene si scioglierà. 90 gradi che dobbiamo raggiungere all'interno, questo è poco ma sicuro. Cipolle ramate o bianche, quello che volete voi. Ho messo anche dei cipollotti, delle carote, l'aglio, il sedano, il burro chiarificato, rosmarino, poi tutto quello che vi ci piace. Volete metterci la salvia, il timo, quello che volete voi, dei grani di pepe, quello che volete voi. Io ve l'ho tagliato proprio per far vedere com'è dentro questo pezzo di carne. È perfetto, questo per fare uno spezzatino, per fare lunghe cotture. O sapete che ho fatto quel corso meraviglioso sulla carne dove proprio vi spiego tutti i tagli, dove proprio vi faccio vedere l'animale, i vari tagli proprio veri che li stacchiamo col mio amico macellaio e da lì poi vi dico tutto quello che facciamo. Fa parte della mia accademia, in descrizione trovate pure il link. Adesso che facciamo? Vediamo un po' tutto quello che potrebbe rendere questa carne complicata da mangiare. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo, vedete qua, questo tessuto connettino che io andrò a togliere, ok? Così, piano piano piano. Guardate, un coltello che taglia bene, che deve fare questo lavoro alla perfezione, dove io tiro e levo questa membrana. Ci deve avere la padella e il tegame che si chiude bene ermeticamente. Tipo questo. Senti come che rumore fa? Boom, boom. Quindi, se proprio non fa boom, tu fa come fa mia madre. Tua madre come fa? E il coperchio normale che c'hai, leggero, pure se c'è leggero, ci metti qualcosa sopra che fa da peso. Qualsiasi cosa che possa fare un po' di peso, così non esce il fumo tra il coperchio e la pentola. Ok? Questa è la prima cosa. Seconda cosa importante, mettiamo un po' di burro chiarificato. Ah, ma sta in fissa o sto burro chiarificato? Che vi devo dire? Non è che sto in fissa. Penso che la carne col burro, non in tutte le preparazioni, ma mi immagino in stufati, in preparazioni tipo i salti in bocca, tipo i spezzatini, ci sta bene. Poi certo, se tu mi dici, ah, ma la pizzaiola, l'olio extravergine tutta la vita, però su tante preparazioni il burro chiarificato sta benissimo. Eccolo qua. Ora lo facciamo rosolare un po' da tutte le parti. Mentre questo rosola, lo facciamo rosolare, incominciamo a pensare a quello che ci serve come verdure. Quindi una bella cipolletta. Qua, questa qua. Allora, io lo sapete come la penso, io non sono un integralista della cucina, nel senso che io lascio molto spazio ai vostri gusti. Ah, ma a me la cipolla non mi piace più l'aglio. Ah, ma vuoi mettere il porro, fa come ti pare, sentiti libero. Ci sono due ambienti dove dovete sentirvi liberi, come la vedo io, a letto e in cucina. Quindi, liberatevi. Vediamo un po' qua. Ok, ci siamo? Perfetto. Vedi che bello? Intanto per provare tutte le cose, non so che hai mani in mano. Non ce lo metti, ma è il cipollotto, tu sei malato dei cipollotti, no? Ce lo metto sì. Taglio qua, ok, perfetto. Poi, qua un'altra rosolatina. C'ho questo fresco, però c'è pure questo qua, che c'ha un paio di giorni. E che fai? È a morte sua mosso sedano qua dentro. È un po' mortarello. Che fai? Lo butti? Qua lo devi sfruttare il sedano, quello là, che c'ha l'occhio un po' moscio così. Io gli diamo una seconda vita a sto sedanino, guarda. Tagliato così, lo facciamo un po' più piccolino, vai. Grossolano, me lo immagino tutto quanto, che si vede, non deve essere troppo piccolo. Mi serve aprire la bottiglia di vino velocemente, che me la sono scordata. Allora, un vino rosso di buona qualità, non ci deve mettere sassicaglia dentro, o vini che costano tanti soldi, insomma, però un vino buono, insomma, non mettete quei vini in cartone, ok? Un 5-10 euro potete spenderle, no? Metà cottura dovrà avvenire in immersione, l'altra metà al vapore.
quindi ci sarà quell'effetto vapore che viene fatto dal coperchio della pentola, mi raccomando. Mo' incominciamo ad aggiungere tutto quello che ci siamo detti. Sedano, ok, cipolla, ci abbiamo messo anche. Una cosa importante, non usate l'alluminio, perché l'alluminio è un qualcosa, è un materiale leggero che ci mette pochissimo a prendere il calore, ma non mantiene il calore in un modo uniforme. Quindi io vi consiglio qui una bella pentola d'acciaio, una bella, casomai, anche di coccio, di rame, o se no anche di ghisa, in questo caso. Allora, cipollotto io lo metterei in questa maniera, proprio sempre grossolano, ok? Allora, che le verdure che danno? Danno questa dolcezza alla carne. Questa dolcezza che fa? Toglie un po' d'acidità del vino, diventa tutto più armonioso. Eccoci qua. Tagliamo a metà le carotine, poi in quarti. Tiè, tiè e tiè. Ok. E butto queste carotine qua dentro. Guardate i colori già come vengono. In cucina bisogna divertirsi. Poi mettiamo sale, ci vuole un bel po' di sale, così, il pepe nero, il rosmarino, così. Poi che fai? Non ce lo metti uno spicchietto d'aglio? Guarda, poi l'aglio rosso di Sulmona, io vedi pure sull'aglio mi diverto, io lo metterei così con la camicetta, ok? Così. Io adesso gli do una giratina, così, giusto per capire. Ecco qua. Quanto liquido dobbiamo mettere nella pentola? Io direi un po' meno della metà, ok? Poi abbassiamo, quando mettiamo il coperchio continuerà l'ebollizione lenta, questo mo, chi si muove? Poi, ma, e che fai? Non ti mangi niente vicino a sta carne? Ma come non mi mangio niente? E il contorno ci vuole. Poi c'è un contorno, immaginate sta carne bella, morbida, ci vuole qualcosa di altrettanto morbido, che accolga, come, immaginate la polenta, no? La polenta come quando si mangia sulla spianatore, a me piace mangiarla così, ci si mette il sugo, quindi ci sta questa cosa morbida, poi ci si mette il sugo con la carne, quindi questo sugo entra dentro a questa polenta. La stessa cosa noi dobbiamo fare con questo. Io mi immagino un bel purè di patate, io ho già messo le patate a cuocere, e poi quando mettiamo sta ciccia vedremo che arricchisce il purè di patate con la sua salsa, i suoi sapori, i suoi gusti, quindi sarà pazzesca. E ora facciamo anche il purè. Le patate per far purè devono essere stracotte, sono stracottissime, ok? Scolo l'acqua, tutta l'acqua la scoliamo, patatina pelata, così. Io adesso sto spelando a mano, ok? È un bel lavoretto, ok? Un bellissimo lavoretto, però ci sta pure un'altra tecnica. Taglio la patata a metà, ok? Metto nel pelapatate, nello schiacciapatate, scusate, nello schiacciapatate, così, zac e zac, e poi schiaccio, vedete? E le bucce rimangono qua, guarda qua. La vecchia non voleva morire perché c'era sempre tante cose da scoprire. Te pensavi te, eh? Schiaccio. Ci abbiamo la patata calda. Una patata per me pure, una bella patata gialla è perfetta, buonissima, gustosa, già è buona da sola. Buona, buonissima. Poi scaldiamo un po' di latte e io vi dirò di più, pure un po' di panna. Ci sta bene. Quindi metti un po' di latte, più latte, un 3/4 di latte, intero, e poi metto un quarto di panna. Noi abbiamo un giro di francesi, però quando ce l'ho, soprattutto poi per purè. Quanta roba. Le patate le metto qua dentro. E dentro ho cotto le patate prima, no? Tutta la buccia. Perché? Perché questa pentola è d'acciaio, alta giusta, e così potrò con la frusta girare senza rovinare la pentola. Quindi è d'acciaio, non succede niente. Dentro a questa pentola, che io adesso comincio a scaldare, voi siete golosi, siete goderecci, vi piace godere della vita? A me sì. Ci metto pure un po' di burro, ma guarda il burro com'è, è giallo, ok? Metto anche un po' di sale, sta affumando, è giusto, perché deve essere tutto
caldo, perché sennò poi il purè come esce? Esce con tutto che non è bello liscio. Noi invece lo vogliamo liscissimo, ok? Oddio, mi bacio da solo, vai. Guarda qua che roba, guarda come viene subito. Guarda che spettacolo, vai, un altro pochetto. Allora, hai visto, senza frullatore immersione, a bicchiere, i robot, i bum bum, bim bam, tutti quei roba che conoscete voi. Guarda qua che roba, guarda qua che robetta, guarda, senza un grumo, guarda, te lo faccio proprio vedere qua, guarda che meraviglia, è stupendo. Soffice, montato, perché qua viene proprio che si monta pure, mamma mia è buono, buonissimo. Casomai questo latte è normale che mo si fredda, ora che si cuoce la carne, che ci vogliono 4 ore buone, è normale che pure si va riscaldato, e quindi ci teniamo un po' di latte, lo riscaldiamo il latte e poi lo mettiamo dentro al purè. Questo è tutto pronto. Niente raga, ci vediamo fra le ore che vi ho detto, 3-4 ore. Siete curiosi? Quanto siete curiosi? Appena spento, guardate la carne, guardate, siete pronti? Oh. Capite che così non la puoi tagliare a fette, cioè è impossibile tagliarla a fette, però che possiamo fare? Allora, possiamo leggermente far raffreddare piano piano, così, guardate la carne, guardate che roba, guardate che spettacolo, vedete? Noi abbiamo fatto quello che tecnicamente si deve ottenere, cioè dobbiamo raggiungere i 90 gradi all'interno della carne, in modo tale che il collagene si scioglie e te fa sto lavoro. Amico mio, questo succede, vedi com'è? Questo succede. Mo noi non lo faremo a fette precise perché sennò devi farlo raffreddare. Adesso che facciamo? Vedete adesso il liquido qua, il fondo di cottura, guarda qui, fai vedere. Quando dico fai vedere, mi sembro Funari, quando dice dammi la 3, dammi la 2. Facciamo leggermente ristringere questo liquido perché è molto liquido, no? Ok? Poi andiamo a pesca di quello che non ci serve, che è quello che difficilmente riusciamo a frullare, perché possiamo pure frullare sta salsa, no? Giustamente, con tutte quante sterbette, con le verdurine, no? Vedi, io levo i rametti di rosmarino, che questi li potevo sprullare, no? L'aglio in camicia, ti ricordi che abbiamo messo l'aglio in camicia? Quello che riusciamo a recuperare, facendola evaporare, se abbiamo un tegame bello largo come questo, evapora meglio, cioè arriviamo prima a quello che desideriamo, cioè di farla leggermente ristringere, e mano a mano che si ristringe, vedete, diventa molto più densa, molto più bella. Allora qui abbiamo 2 operazioni da fare. La prima possiamo passarla al setaccio. La seconda, che a me piace di più sinceramente, ve lo dico sinceramente, è averci queste verdurine che si vedono, perché così sarà tutto quanto molto più bello e colorato, no? Quindi ci avremo il purè, ok? Così. Mi raccomando, se l'avete fatto prima, avete persone a cena, che dovete fare? Già ve l'ho detto, scaldate un po' di latte e ce lo aggiungete. Su questo purè ci mettiamo un po' di parmigiano, così, a trucioletti amorosi, ta. Poi, guarda qua, un bel pezzetto di ciccia, così. E questo con le mani, guarda qua vedi il mondo com'è, guardalo, vedi? Guarda il collagene, che cosa abbiamo fatto. Eccolo così. Anzi, vi dirò, lo voglio mettere così, che si vede il taglio così della carne, guardate, tutto morbido. Andiamo a finire sta salsa. Metto un po' di sale, un altro po' di pepe, vado ad aggiungere i cubetti di burro freddo, così, de frigo, ok? E mo adesso, guardate che facciamo, così, andiamo a emulsionare tutto quanto, così, vedete, guardate qua, comincio a disegnare sul fondo, quindi si sta emulsionando, si sta addensando. A me ragazzi sto tipo di ricette mi fa impazzire, proprio le nostre ricette da domenica della festa, chi è?
con la frusta, stupenda, via. E andiamo adesso così, eccola qua, guarda che meraviglia, così, bella, come dicevo io, le carotine, le verdurine che ci rimangono, no? Qua, 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 eh? Mm? Eh? Così, bello, bagnato, eh? Guarda che spettacolo, così, un po' di verde, fresco, qua. E questo, ragazzi, è il mio brasato al vino rosso. Avete visto che brasato? Bello. Se voi volete tagliarlo a fette, l'ho detto, lo fate riposare almeno qualche ora. Subito dopo riscaldato, leggermente lo andate a tagliare. Un goccio di vino rosso. Oggi c'ho un ciliegiolo in purezza toscana. Ecco qua. Perfetto, ci vuole il vino rosso. E adesso assaggiamo. Guardate la carne, guardate. Forse ho esagerato, Ho esagerato, Troppo esagerato, guardate che... Mm, 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 mm. Quindi oggi abbiamo imparato il brasato che cos'è, come va cotto, la quantità che ci... Madonna ragazzi, ma quanto è buono, mi ricorda zia Olga questo. Mm, ma che è zia Olga? Era una signora, una mia zia di mio padre, che aveva 93 anni e come faceva il ragù lei, come faceva i stracotti lei, i brasati lei non li faceva nessuno. Ragazzi, una bontà, riscopriamo questi tagli di carne che costano poco, queste cotture che sono pazzesche. E sempre alla salute nostra, non puoi sentire sto ciliegiolo?